Ciao ragazzi, benvenuti ad un nuovo video di Vipro Audio. Oggi voglio parlarvi del plugin di Melda Spectral Dynamics, un plugin di gestione della dinamica, quindi un compressore davvero molto particolare. Quindi passiamo sulla schematica di Pro Tools e andiamo a vedere come funziona questo plugin su varie sorgenti audio. Ok ragazzi, questo è il plugin in questione. Qui abbiamo un po' di preset già, diciamo, preimpostati, quindi della compressione, il de-esser, il denoise, il ducking bus più batteria, il gate e lo spectral crusher, che è davvero una funzione molto interessante nel momento in cui vogliamo creare degli effetti davvero molto particolari. Io di solito utilizzo questo plugin perché, come dice Melda, praticamente ti dà la possibilità di gestire le dinamiche in base allo spettro, ok? Passiamo a un po' più nel dettaglio. Apriamo la sezione Edit e qui adesso arriva davvero il bello. È un po', come dire, complesso a prima acchito, no? Cioè, partiamo dai controlli, tra virgolette, generali, no? Abbiamo l'input, l'output, il temporary gain, che dovrebbe essere quasi come un match tra input e output nel momento in cui noi andiamo a giocare con il livello. In questo caso è come se fosse un ennesimo dry wet, ok? Abbiamo la sezione dello spettro, poi abbiamo la sezione del dynamic detector con attacco, release, peak, hold, RMS, look ahead e le varie modalità di release. Poi abbiamo i due processori, quindi i compressori, la threshold e la ratio, il ginocchio e il range. Ovviamente possiamo abilitarne un secondo processore, quindi un secondo tra virgolette compressore, e poi abbiamo anche il gate. Come dice la casa, praticamente lui si muove in base a ciò che legge nell'analizzatore di spettro, quindi va a ridurre il segnale in base ai picchi che legge nell'analizzatore di spettro. Ora metto in play un brano, vediamo, ok? Come stiamo vedendo, lui si sta muovendo in base ai picchi più forti che legge nell'analizzatore di spettro. Ok, se abbasso la threshold, a primo impatto può sembrare un classico compressore, però se fate davvero caso, lui non va ad abbassare il segnale in base al suono più forte, ok? Ma va a modellare il comportamento di compressore in base allo spettro, quindi è come se fosse quasi un multibanda più avanzato, ok? Multibanda, come ben sappiamo, noi magari decidiamo un range da 20 ai 100 Hz, applichiamo la threshold e lui mi va ad agire su tutta quella banda in maniera uguale. Facciamo finta dai 200 ai 20. Prende tutto questo e me lo abbassa, diciamo, in maniera uguale. Invece qui, se guardate, notiamo che lui si muove in frequenza. Passiamo sui vari controlli. Allora, il controllo più importante è quello della qualità, quality. Ok, noi possiamo scegliere dal minimal fino all'extreme, ma l'extreme, tra virgolette, ve lo sconsiglio perché applica davvero un calcolo enorme e quindi c'è bisogno di molta CPU. Vi faccio ascoltare cosa significa cambiare la quality. Ok, guardate se io lo metto in minimal. Lo stesso segnale viene diciamo calcolato in questo modo, che è praticamente diverso da questo, ok? Quindi questo è il vero come dire, parametro più importante da tenere in considerazione quando utilizziamo questa macchina, perché può davvero cambiare il suono dei nostri mix o dei singoli strumenti.
Poi abbiamo la risoluzione. La risoluzione determina quanto precisamente il nostro spettro va ad agire, va ad intervenire sugli attacchi release del detector, quindi in che qualità e precisione va ad agire con gli attacchi release, questo parametro qui. Di solito loro lo danno standard, lo danno a 10 millisecondi. Nessuno ci esclude di rallentarlo, quindi a 50, ma ovviamente la risoluzione sarà minore. Più ci avviciniamo a 1 millisecondo, più la risoluzione è qualitativamente, però ovviamente implica un consumo di CPU davvero molto molto elevato. Poi c'è lo smoothness. Come sappiamo, appunto, questo compressore lavora sui picchi del segnale, ok? Quindi lo smoothness in questo caso è molto preciso e mi sta andando a far lavorare il compressore davvero in maniera molto molto millimetrica, ok? Aumentando lo smoothness io posso fargli fare una media dei picchi, ok? E in questo caso si sta avvicinando molto al modo di lavorare di un compressore multibanda. Magari immaginiamo di aver diviso lo spettro in 4 bande, no? Dai 20 ai 200, dai 200 ai 2 kHz, dai 2 kHz ai 20 kHz. Questo sarebbe il comportamento di un multibanda, tra virgolette. Però la cosa figa è quello di utilizzarlo in maniera molto più selettiva, quindi chiudendo, abbassando lo smoothness e facendolo lavorare davvero sui picchi in maniera molto più dettagliata. In tanti direbbero, ok, ma questo mi sembra come se applicassi un equalizzatore dinamico. Più o meno sì, però con l'equalizzatore dinamico cosa succede? Come per esempio prendiamo un F6, noi ci puntiamo su una frequenza e quell'intervento rimane su quella frequenza. È dinamico, è un'equalizzazione dinamica, ma rimane, quindi attenua, fa anche da compressore, ma rimane su quella frequenza. Invece in questo caso, se ci fate caso, appunto, lui segue lo spettro. Questa è la cosa molto molto figa. È come una Q, ok? Posso tenerla strettissima e quindi lui mi va a prendere molti più picchi fino ad aprirla e fargli fare una media, ok? Questo è davvero un bellissimo parametro da settare davvero in maniera millimetrica nel momento in cui stiamo utilizzando questo plugin o sul master o sui singoli strumenti. Poi abbiamo il parametro della naturality, che non è altro che un parametro che cerca di evitare gli artefatti della compressione. Quindi più ce lo teniamo a, diciamo, lo 0%, e più lui lascia gli artefatti dovuti alla compressione. Più lo tiriamo su, avremo meno artefatti sulla compressione, però implica un po' sulla risoluzione, ok? Quindi su questo parametro qui. La cosa interessante è quello magari di all'orecchio è molto difficile da ascoltare questo, a meno che non stiamo facendo interventi davvero aggressivi, però è molto interessante giocarci e vedere qual è la percentuale che ci piace di più. Successivamente abbiamo un bel parametro di slop, questo ci permette di livellare la risposta in frequenza. Allora ve lo faccio ascoltare, ve lo faccio anzi vedere sempre qui sullo spettro, in base a un rumore rosa. Un rumore rosa sappiamo che ha la stessa energia su qualsiasi frequenza, quindi in teoria noi dovremmo vederlo dritto sull'analizzatore di spettro, ma questo non succede. Per come viene analizzato dallo spettro è sempre, diciamo, in discesa, ok? Anche se un rumore rosa, come abbiamo detto prima, ha la stessa energia sia sulle frequenze basse, quindi dai 20 ai 20 kHz dovrebbe avere la stessa energia. Cosa fa questo slop? Mi raddrizza questa tipologia di spettro. Loro lo consiglio di metterlo su +3 in maniera tale da avere una risposta lineare. E voi mi dite, ok, ma tutto questo a cosa serve? Dobbiamo sempre ricordarci che questa macchina lavora sullo spettro, ok? Quindi se io applico una compressione magari con lo slop a 0 e la applico sempre sul segnale, sul pink noise, abbassando la threshold,
potete vedere che le prime frequenze che mi vanno ad essere limitate sono quelle delle frequenze basse, perché ho lo spettro che mi visualizza il rumore rosa in questo modo, ok? In pendenza, anche se è un segnale che ha, come dicevo prima, la stessa quantità, potenza, tra virgolette, su tutte le frequenze. Se io invece vado ad applicare lo slop in maniera da renderlo, tra virgolette, lineare sullo spettro, quando io tiro giù la threshold mi sta facendo lavorare il compressore su tutto lo spettro, ok? Vedete? Ok, se io abbasso la slop, lo metto a 0, ovviamente mi sta lavorando molto di più sulle frequenze basse. Infatti se io tiro la threshold mi lavora molto sulle basse. Se io invece cerco di allinearla, mi lavora su entrambe le frequenze. Questo perché è importante nel momento in cui andiamo a lavorare specialmente sul master bus con questo plugin, ok? Ovviamente non c'è una pendenza, diciamo, fissa, questo dovete sempre ascoltarlo e dovete sempre capire voi che effetto volete avere. Quindi se volete lavorare un po' di più sulle basse frequenze, se volete lavorare un po' di più sulle alte frequenze e via discorrendo. Sentiamolo il brano cambiando la pendenza. Do you wanna be my baby? 'Cause this could be more than just a one night rendezvous. You've got my heart acting crazy, baby. My head just spins every time I think of you. All of the things you make me feel when we touch and I... Detto questo, altri valori molto interessanti, altri settaggi molto interessanti sono: usa la massima frequenza, quindi in questo caso lui va ad ascoltare la massima ampiezza, quindi prendiamo come esempio che sono le frequenze basse, okay? O in questo caso è la voce. Quando tiriamo giù, vedete, non mi va più a lavorare nello spettro, ok, nello specifico, ma va a ricordare un compressore classico, quindi mi abbassa il segnale in base all'ampiezza massima che lui sta ricevendo, ok? In alcuni casi è la cassa, in alcuni casi sono le medie frequenze, quindi va a lavorare come se fosse un classico compressore. Ma i controlli più fighi ce li abbiamo qui: attacco, release, capture, equalizer, vabbè, il reset per resettare i vari controlli. Questo plugin a me piace utilizzarlo molto sul master, perché posso fare due cose. Allora, noi possiamo decidere in base allo spettro come settare l'attacco e come settare il release in maniera davvero differente. In questo caso ce lo fa settare in maniera in modalità drawing mode, quindi come se lo stessimo scrivendo con una penna. Possiamo anche settarlo in snap to grid, ok? In questo modo. Quindi faccio reset, posso dire da qui fin qui, ok? Poi ho anche le mie curve, ok? Con questi posso decidere la curva, ok? Magari voglio un attacco super veloce sulle basse fino alle 200, ma con questa pendenza qui, ok? Ok, io in questo caso ho dato un attacco diverso solo sulle basse frequenze. Ok, e lui sta sempre lavorando sullo spettro, ok? Che va a togliere dinamica in base ai picchi che legge sullo spettro e lo fa in frequenza, come possiamo vedere. Poi, come dicevo prima, se vogliamo una media del segnale, non vogliamo farlo lavorare molto
specifico sui vari picchi, possiamo aumentare lo smoothness. Ok, sto diventando quasi un multiband in questo caso. Però possiamo cambiare anche il release di questo spettro. Ok, aumentando stiamo rallentando il release. Come vedete rimane fermo lo spettro. Tirandolo giù possiamo dargli una release molto più veloce, ma come possiamo vedere con questa modalità di scrittura noi possiamo cambiarlo in vari punti. Facciamo finta di scrivere qualcosa qui. Poi con i parametri attacco release prendere tutte le mie automazioni, tutto il mio grafico di automazione e tirarlo su e giù tutti in blocco, anche sull'attacco. Okay. Facciamo di nuovo un'ulteriore prova, magari sul master, cioè ascoltiamo di nuovo, vediamo un classico e sentiamo un attimino la differenza tra il suo, diciamo, la sua versione più classica, ok, e la versione dinamica sullo spettro. Quindi accendiamo quello classico. Ok, qui siamo a meno 16 di gain reduction. Sentiamo con questo. Cause this could be more than just a one night rendezvous. You've got my heart acting crazy, baby. My head just spins every time I think of you. All of the things you make me feel when we touch and our bodies are in motion. E questo è quello sullo spettro. Stessa gain reduction, anzi anche in alcuni punti più forte, ma sembra più naturale. Torniamo al compressore classico. Ok, cambiamo l'attacco magari sul compressore dello spettro. Attacco veloce come quello normale. Release a 32 millisecondi. Abbassa molto di più il livello, quello classico, ma allo stesso tempo mi introduce molto questo effetto, quindi mi va a schiacciare tutto, mi tira su la sporcizia. Quindi magari in fase di mix sul Bass Master non volete questo effetto, ma volete un effetto di controllo dinamico un po' più pulito e un po' più naturale, appunto io consiglio quello dello Spectral Dynamics perché è molto più naturale. Abbiamo la stessa gain reduction, ma questo è quello sullo spettro, questo è quello classico normale con lo stesso gain reduction. Sentite come è molto più sporco, ovviamente introduce il carattere del compressore, però come dicevo prima, se vogliamo un'azione un po' più controllata e un po' più mirata, a me piace molto di più quello sullo spettro. Adesso sto enfatizzando, non schiaccerò mai sul master meno 15 dB, che sia chiaro, però per sentire l'effetto era l'unico modo per farvelo sentire, quello di schiacciare appunto molto pesantemente. E niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Una tipologia di compressione che viene usata molto di raro, ma che secondo me è molto interessante, anche perché non conosco nessun plugin che fa
questa tipologia di lavoro, a parte questi qua dei Melda, devo dire che è molto molto interessante nel momento in cui vogliamo davvero regolare di fino la nostra compressione e farla suonare davvero in maniera molto naturale, senza introdurre magari all'interno il suono specifico di una determinata macchina, quindi magari di un APA o di un SSL. Magari possiamo aggiungere questi plugin dopo aver fatto questa tipologia di compressione, che secondo me è molto valida. Se ti è piaciuto il video lascia un like, se vuoi ulteriori approfondimenti scrivimelo nei commenti, iscriviti al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao!